Dopo la F800 GS 2016, oggi tocca alla R1200 GS perché ha una novità molto importante anche questa moto. Si tratta della piattaforma inerziale che è disponibile all'interno del pacchetto ABS Pro, che comprende anche 5 mappe e appunto la piattaforma che adesso con Mattia Dodi andiamo a vedere. Sella del passeggero via, documenti via, e la tanto famosa e discussa piattaforma inerziale è questa scatolina qua, che, come mi hanno spiegato, non è che legga tanto la posizione della moto, ma calcola la sua posizione e quindi interagisce con il controllo di trazione, che lavora in maniera predittiva, quindi riesce a capire quando la moto è inclinata e di conseguenza previene addirittura il patinamento della ruota motrice, ovviamente. Poi lavora in maniera importantissima con le sospensioni ESA semiattive. Terza cosa, ma non ultima, l'ABS Pro io lo definirei anche come un cornering ABS, anche se questo non è l'ABS sviluppato da Bosch ma da Continental. Cosa vuol dire? Anche lui, quando la moto è in piega, è in curva e si va ad agire in maniera brusca sui freni, evita il bloccaggio della ruota. Altre cose di questa GS 1200 nuove direi che non ce ne sono, perché viene confermato il prodotto, che è ancora in testa alle vendite in Italia, e poi è dotato del motore che è esordito nel 2013. Diciamo la camera di combustione è raffreddata a liquido e questo significa il 30% del raffreddamento del motore, mentre il cilindro è ancora raffreddato ad aria per il 70% e sfrutta ovviamente la disposizione meccanica del motore boxer che privilegia un raffreddamento dinamico. Ora vi mostro le mappe della moto. La moto dispone dell'ABS Pro, quindi ha 4 mappe più una mappa che adesso Mattia Dodi, manager After Sales, ci fa vedere come funziona, perché va a inserirla e aggiunge la quinta mappa alla R1200 GS. Ecco la famosa spina codice che trovate alloggiata sotto la sella del pilota, deve essere innestata in questo jack. Eccoci. Ecco qua. Adesso l'ha innestata e abbiamo quindi aggiunto una mappa al Enduro motore. Pro. Enduro Pro, che adesso vi mostro nel quadro. Recupero la chiave, eccoci qua, giro, vediamo cosa è inserito adesso. Adesso c'è la mappa road, quella classica da 125 cavalli, e Mattia, vedo già l'ha indicato lo spinotto, quindi esatto. il cruscotto mi indica il display la presenza dello spinotto che tu hai inserito. Ora vado sui mod con questo tasto e li cambio la mappatura. Road, quella preimpostata, Dynamic, sempre 125 cavalli ma un intervento più libero del controllo di trazione e una mappa anche più sportiva. Vi ricordo che avendo le sospensioni semiattive il tasto Mode interviene anche sul settaggio delle sospensioni, che diventa ovviamente più sostenuto a livello di idraulica. Cambia anche il precarico? No, il precarico molla viene deciso dal pilota, visto che è un setting statico. Il precarico molla viene fatto prima della partenza in funzione del carico. Preparato, Poi torniamo sul mod Dynamic, poi passiamo a Enduro, che lascia la potenza a 125 cavalli ma cambia ovviamente la regolazione delle sospensioni, controllo di trazione, ABS e la curva di coppia. Enduro Pro lo faccio spiegare a Mattia. L'Enduro Pro ha come peculiarità, oltre ad avere una mappa delle sospensioni più spinta, ancora più adatta per i percorsi fuori strada rispetto all'Enduro, il fatto che l'ABS si suddivide in comportamenti differenti tra avantreno e retrotreno. Sull'avantreno rimane la funzione ABS, mentre sul retrotreno viene disattivata completamente, quindi è possibile bloccare il posteriore agendo sul pedale del freno posteriore. Torno al comando, abbiamo visto Enduro, e poi c'è la classica mappa Rain, che è quella che lascia la potenza a 125 cavalli ma regola poi le sospensioni e dà una curva di coppia più dolce, e ha un ABS molto più invasivo. Detto questo, andiamo a guidarla. Ed eccoci in sella alla GS 1200 2016. Dopo quello che ci ha spiegato Super Mattia, vediamo come si comporta. Ci interessa in particolare capire il funzionamento delle sospensioni, perché sono sempre semiattive ESA, ma adesso interagiscono con la piattaforma inerziale che vi ho mostrato prima. Piattaforma inerziale che quindi consente alle sospensioni elettroniche di reggere non soltanto l'espulsione con i sensori che erano già presenti, ma anche l'angolo di inclinazione della moto. Questo è molto importante perché la centralina, oltre a sapere appunto quanto sono schiacciate le sospensioni, riesce a leggere anche l'inclinazione della moto e regolare in base al riding mode la risposta idraulica in maniera più o meno sportiva. In sella ritroviamo il comfort di sempre, perché la GS 1200, la boxerona, è sicuramente molto comoda.
è una motona grossa, quindi richiede un po' di attenzione nelle manovre da fermo, ma poi il movimento regala un equilibrio fantastico grazie al motore boxer che riprende, lo vedete adesso, sono con la mappa road, anche da regimi bassissimi, con tanta prontezza. Poi magari oltre gli 8000 giri non allunga tantissimo, però ha una schiena a metà in basso fantastica. Questa moto dispone anche del cambio elettronico, vi faccio sentire come funziona a salire. Sentite, cambiate velocissime senza usare la frizione, anche a basso numero di giri. Poi ritroviamo il solito comportamento caratterizzato dal telelever, quindi in frenata, vi faccio vedere, adesso non ho più la bicicletta dietro, la frenata è prontissima, molto potente, e non c'è nessun affondamento del telelever, che appunto mantiene l'assetto costante. Come difetto vi anticipo, chi l'ha provata magari se n'è accorto, che sullo sconnesso il telelever picchia piuttosto sulle braccia, è piuttosto duro. Questa cosa viene mitigata in fuoristrada grazie al Riding Mode Enduro, che libera parecchio la parte idraulica e soprattutto alle basse velocità in presenza di buche lavora bene, mentre alle alte velocità fa un po' fatica. Vedete la discesa in piega, c'è tanta aderenza grazie anche alle Metzeler Tourance Next, che mi piacciono molto anche sulla GS 1200 perché hanno veramente un grande grip. L'avantreno dà tanta fiducia. Le sospensioni semiattive lavorano benissimo, lo si sente anche sull'asfalto liscio perché la moto in uscita di curva non si accuccia, l'ammortizzatore ha un sostegno ottimale. In presenza di buche ammortizza ovviamente l'asperità, ma poi quando si guida in maniera un po' più sportiva come sto facendo adesso tra qualche curva rimane un assetto costante anche sul posteriore e dà tanta sicurezza. Poi, come vi abbiamo anticipato, la moto dispone dell'ABS, del controllo di stabilità in frenata sviluppato da BMW con Continental. Ovviamente per provarlo dovrei essere in pista, non posso certo azzardare una frenata d'emergenza in curva, sarebbe pericoloso su strada aperta al traffico. Però la frenata si conferma molto potente e modulabile. Una parentesi la apro anche sul comfort del pilota e del passeggero. Il pilota come sempre ha una posizione regale, manubrio molto comodo, schiena dritta, sella ben imbottita e pedane basse, ma anche al passeggero è riservata una porzione di sella separata veramente grande con un cuscino molto imbottito e pedane basse. Tra l'altro la cosa che si apprezza da sempre sulla GS è il fatto che questa moto rimane comoda, veloce e molto ben guidabile anche quando è carica di passeggero e bagagli. È una caratteristica in cui la GS ma anche le altre BMW come l'RT svettano. La protezione dall'aria è buona, adesso il parabrezza basso per prendere aria perché oggi fa molto caldo, quindi preferisco tenermelo basso, ma si regola in maniera molto semplice con la mano, vedete, anche guidando la moto in un attimo si gira questo pomello e si alza o si abbassa. I comandi sono molto ricchi, blocchetti, c'è di tutto, ci sono i trip computer, le info, il cruise control, la regolazione dell'ESA, ma il tasto più importante è questo qua, è il Riding Mode che gestisce appunto le mappe motore e le sospensioni, perché tutto lavora all'unisono e tutto viene governato da quella piccola piattaforma inerziale che vi ho mostrato, che permette appunto di combinare al meglio la risposta della curva di coppia del motore e quella delle sospensioni. In enduro si sente tantissimo la differenza perché la moto diventa molto morbida. Spero che nel video capiate l'agilità della GS 1200 perché se questa moto anche nel 2016 sta lottando per la prima posizione sul mercato italiano un motivo c'è e non è tanto la moda quanto la bontà di questo prodotto così apprezzato in Italia ma anche nel resto d'Europa. E con questo vi saluto, la GS l'abbiamo provata anche quest'anno e non poteva essere altrimenti perché ha ricevuto degli importanti aggiornamenti elettronici e tecnici. Ciao a tutti, alla prossima!